Ciao da Stefano Verona di Psicologia Semplice. Il tratto temperamentale di cui ti voglio parlare oggi si chiama Reward Dependence, che in italiano viene tradotto con dipendenza dal riconoscimento. In realtà, se volessimo fare una traduzione letterale, dovremmo chiamarlo dipendenza dalla ricompensa o dal rinforzo. Tuttavia, questa traduzione ci aiuta a capire che i soggetti con un'alta dipendenza dal riconoscimento sono molto dipendenti dai legami interpersonali, hanno bisogno di sentirsi riconosciuti dagli altri come persone importanti. Per farlo sono molto empatici, affettuosi, coinvolgenti e lo fanno in modo talvolta assolutamente esagerato. Cercano sempre di compiacere gli altri, di dargli attenzione e considerazione. Addirittura danno più importanza ai bisogni degli altri rispetto ai propri. Ma sapete una cosa? A loro va assolutamente bene così, perché loro si nutrono di queste emozioni. Quindi si prodigano costantemente per gli altri, con l'aspettativa di ricevere in cambio la medesima considerazione. Ma se questo non avviene e il rapporto si compromette, si disperano e fanno qualunque cosa per recuperarlo. Capite che sono molto vulnerabili alle dipendenze affettive, ma sono anche vulnerabili alle dipendenze da sostanze e da comportamenti, anche se solitamente questo è solamente un ripiego che loro mettono in atto quando non si sentono sufficientemente appagati proprio dalle relazioni interpersonali. Ti ricorderai che ho spiegato in un video precedente che durante il processo educativo il bambino comprende che il modo migliore per ottenere il soddisfacimento dei suoi bisogni non sarà essere forte, competitivo, audace, ma quello che dovrà fare sarà prevalentemente cercare di creare un buon rapporto con i propri genitori, perché sono le loro figure di accudimento, quelle che gli consentono la sopravvivenza. Quindi utilizzerà tutti i mezzi, anche la manipolazione, a volte la rabbia, a volte la pena, a volte la seduzione. Ma se riusciranno a creare questo legame, questo sarà molto piacevole per loro. Sarà piacevole anche per i genitori, ma loro sentiranno addirittura delle sensazioni così piacevoli che attiveranno due molecole, che sono l'ossitocina e le endorfine, che li faranno sentire veramente bene. La noradrenalina invece, quella che non verrà utilizzata molto quando il legame si instaura, perché verrà in qualche modo abbandonata, essendo meno necessaria, è la molecola che serve per la competizione, quella rimarrà piuttosto bassa. Infatti le persone che hanno una noradrenalina molto bassa sono quelle che hanno un'alta dipendenza dal riconoscimento. La noradrenalina non la utilizzano più, mentre utilizzano altre sostanze. Questo tratto è già presente alla nascita, ma solo in parte. Continuiamo a considerare la dipendenza dal riconoscimento un tratto temperamentale. Tuttavia, in questo caso particolare, i primi anni di vita, lo capirete, sono molto significativi. Ad esempio, i genitori che utilizzeranno il bastone e la carota nel loro modello educativo consolideranno e rinforzeranno la dipendenza dal riconoscimento, il premio e la punizione. Ma anche se gli adulti chiederanno al bambino di preoccuparsi per loro, questo a vari livelli, ad esempio dicendo non farmi stancare, non farmi preoccupare, non farmi vergognare, non farmi soffrire, eccetera, eccetera. Anche questo consoliderà una propensione a prendersi cura e interessarsi degli altri. Se falliranno nella loro capacità di creare questi legami e mantenerli, è possibile che cercheranno soddisfazione in altre forme di dipendenza, tra cui, peraltro, il gioco d'azzardo, dove l'elemento premio diventa estremamente concreto. Molto bene, adesso avete capito chi sono le persone con un'alta dipendenza dal riconoscimento. Hanno poca noradrenalina, sono poco competitivi, poco combattivi, ma sono molto bravi nelle relazioni interpersonali. Il problema, come ho detto, è che a volte soffrono quando queste relazioni interpersonali non vanno bene. Le persone con una bassa dipendenza dal riconoscimento invece hanno mantenuto un buon livello di noradrenalina, sono persone che possono apparire fredde, un po' opportuniste,
un po' disinteressate agli altri, ma sono quelle persone che sostanzialmente vanno verso i loro obiettivi e non si preoccupano troppo di compromettere i legami con gli altri. Un legame con l'altro che non funziona non è per loro fonte di grande sofferenza e da certi punti di vista anche questo è un vantaggio. Ricordate che i tratti temperamentali non sono né giusti né sbagliati. Non c'è nulla di male ad avere una dipendenza dal riconoscimento alta o bassa. Non c'è nulla di male ad avere un evitamento del danno alto o basso, come non c'è nulla di male ad avere una ricerca di novità alta o bassa. Sono semplicemente dei tratti diversi. Voglio parlarvi ancora dell'ultimo tratto temperamentale, che è la persistenza. Non è altro che la tendenza che noi abbiamo a continuare a insistere per perseguire un obiettivo e un risultato nonostante la frustrazione. Alcune persone davanti a una sfida difficile, dopo i primi fallimenti, abbandonano rapidamente. Altre invece continuano nella speranza di riuscire a raggiungere i loro obiettivi, i loro traguardi. Ci viene normale pensare che le persone con un'alta persistenza sono migliori perché non abbandonano. Ma attenzione, se la persistenza è troppo alta diventa cocciutaggine. Se io mi mettessi in testa per qualche ragione di voler sposare Lorella Cuccarini, passerei tutta la mia vita a inseguire un sogno irraggiungibile. Quindi un'altissima persistenza può diventare un problema. Altrettanto è un problema ovviamente una persistenza troppo bassa, poiché io in questo caso abbandonerei sempre, poiché ogni percorso che richiede il raggiungimento di un obiettivo comporta naturalmente dei fallimenti, fanno parte del percorso. E con questo siamo arrivati al quarto tratto temperamentale, quindi con una radice organica, biologica, e nei prossimi video parleremo invece dei tratti caratteriali, che sono condizionati dalle esperienze che facciamo dalla nascita in poi e che sono quelli peraltro oggetto di maggiore interesse da parte degli psicologi, perché sono anche quelli che possiamo modificare più facilmente. Quindi ci vediamo nei prossimi video. Bene se li avete seguiti tutti, ora il temperamento lo conoscete e ci vediamo molto presto a parlare di carattere. Ciao, grazie per la vostra attenzione, lasciatemi le domande in fondo se ne avete, sarò felice di rispondervi. E se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, così avrete, grazie al clic sulla campanellina, anche le informazioni puntuali per quando uscirà il prossimo video. Ciao e a presto!